Quello che vedete è il giardino che stiamo ristrutturando. Nello scorso episodio abbiamo iniziato i lavori dell'area solarium. Oggi finalmente li termineremo e alla fine di questo video vedrete il risultato pazzesco che avremo ottenuto. Buon lavoro a noi, ma soprattutto buona visione a voi. Buongiorno, nuovo giorno, quindi nuovi lavori. L'ultima volta abbiamo messo giù tutta la terra. Adesso stiamo facendo un lavoro molto particolare perché la terra l'abbiamo livellata tutta. Marta sta irrigando perché almeno vediamo dove si ferma l'acqua. Così in questo modo possiamo capire dove ci sono dei dislivelli e riempire con del nuovo terriccio, in modo da avere tutto bello liscio e omogeneo. Ora che il terreno è quasi perfettamente in bolla, non lo vogliamo lasciare ovviamente così a terra battuta perché è un po' bruttino da vedere, diciamocela tutta. Inizialmente le opzioni erano due: uno, piantare i semini di erba; due, mettere direttamente le zolle. Spoiler, entrambe le opzioni sono state scartate. Infatti il caldo folle che sta facendo ci avrebbe bruciato sia i semini che le zolle. Abbiamo chiesto proprio dei giardinieri, non è che ce lo siamo inventati noi. Quindi abbiamo preso il prato sintetico. Andiamo a posizionarlo. 1, 2, 3, time lapse. Srotoliamo questo bel salsiccione, altro giro, altro regalo, e posizioniamolo per vedere quanto spazio occupa. Ragazzi, che tappetino! Peccato che però ci sia un problema. Qui è passato un topolino e ci ha tagliato via un pezzo di sintetico. Ma cos'è sto schifo? Ma manca un pezzo. Il prato è lungo 5, ma il nostro spazio è lungo 4, quindi noi volevamo tagliarlo qua in fondo, ma dato che di là è già rovinato dovremo tirarlo tutto indietro e lo tagliamo direttamente di là. Spostiamo l'arco, non quello per tirare le frecce, non sono mica Robin Hood, e tiriamo avanti il pratello. In carrozza! Ora tiriamo fuori tutti gli anni di Art Attack che ci siamo fatti e tagliamo questo bel praticello su misura. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Il prato è stato tagliato. Mitico! Grande Morsita. Sì. Ora togliamo la sargia e scopriamo insieme in diretta se il prato è stato tagliato dritto Oppure no. o no. Signore e signori, sì, è perfettamente in bolla, come tutto dovrebbe essere. Mitico! Sei stata molto brava. Caldo che fa, ragazzi. Qua almeno 35 tutti, tutti. Fateci sapere qui sotto nei commenti quanti gradi ci sono da voi. Come vedete, una parte di terra è rimasta scoperta. Dato che non buttiamo via niente, utilizzeremo il ritaglio che abbiamo appena fatto per completare la parte mancante. Merda. Ci manca un pezzo. No! Ovviamente non è che possiamo lasciare sto quadrato di terra senza niente. Dopo un'attenta riflessione, come ci fosse tanto cui pensare, ci siamo diretti a fare acquisti. Fare questi lavori con 40 gradi, ragazzi, è impegnativo. Fatelo prima il giardino, iniziate d'inverno a novembre. Dato che il sintetico in lunghezza con i sedili normali non ci stava, io sono passeggera perché qua di fianco a me ho il praticello. Così il sintetico è appoggiato qua sopra e arriva fino al bagagliaio. È arrivata la cavalleria, baby! Via dalle balle il pezzo avanzato e posizioniamo subito la nuova striscia di sintetico. Ora dobbiamo andare a sistemare diversi dettagli, come questa parte qua nella quale si vede tutta la terra scoperta, orribile. Qui invece Marta è stata molto brava perché ha messo perfettamente in linea il sintetico e infatti dall'alto, ragazzi, si nota proprio pochissimo. Cioè lì infiliamo tutto sotto. Là Marta, dato che è molto brava a tagliare con le forbici, ha seguito tutte le puntate di Art Attack. Ora andrà a sagomare perfettamente questa parte di sintetico perché qua c'è un'aiuola. Dopo aver girato il sintetico come fosse una frittata, Marta lo ha sagomato bene con la forma dell'aiuola. E anche il prato sintetico l'abbiamo sintetizzato. Fateci sapere cosa ne pensate, se secondo voi l'abbiamo messo bene. Ma adesso è arrivato il momento di mettere la cosa. No, adesso cambiamo l'inquadratura. Ah, ok, allora possiamo restare qua. Sì, buonanotte. Buonanotte a tutti. Comodo. Vero? Prima di proseguire ci riposiamo un attimino. Voi nel frattempo, se vi piacciono i nostri video e non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perdete i prossimi. Grazie di cuore a chi si unirà a noi. Proseguiamo! Adesso io vorrei montare una cosa che ci servirà molto. Christian però è molto stanco. Ma dato che alla fine vincono sempre le donne, ora mi toccherà montare quello che c'è dentro quel pacco lì. Non vi diciamo ancora cosa, time lapse e lo vedete. Oh, dobbiamo montarla davvero questa volta. Time lapse.
Bene ragazzi, siamo pronti per fare il bagno. Gambizziamolo! Ragazzi, piscina montata. Abbiamo appena messo anche il filtro. Ragazzi, buongiorno. La prima cosa che abbiamo notato questa mattina, oltre al bellissimo lavoro fatto ieri, guardate che bel praticello, che bella piscina montata, sono queste gambe che purtroppo non appoggiano. 1, 2 e 3 sono molli. Quindi, dato che il peso dell'acqua poi magari ci crea una piscina tutta svergola, se lasciamo le gambe così andiamo a mettere sotto dei blocchetti per appianare un po' il dislivello. Utilizziamo queste assi tagliate su misura. Adesso metteremo qua una canzone violinistica, cioè molto orchestrale. Vai. Voi vi chiederete perché se avevate un seghetto alternativo avete tagliato con quello? Perché l'abbiamo ritirato, perché non si lasciano le cose in giro. Porca paletta. Quindi non avevamo voglia di prenderlo, abbiamo usato quello lì a mano. Vediamo se va bene questo, va? Vogliamo provare a sollevare qua, infilarglielo sotto e... Così almeno fa il suo lavoro, ma non si vede. Ora l'unico modo per scoprire se tutto funziona, se abbiamo fatto un buon lavoro, è semplicemente riempire la piscina. Adesso Marta aprirà l'acqua in 3, 2, 1, vamos! Oh mamma mia! Tutto sembrava procedere per il meglio, ma la piscina non ha tardato a farci notare il contrario. Ragazzi, questa è la situazione. Abbiamo dovuto smantellare tutta la piscina perché, come avete visto dal video precedente, nel timelapse, praticamente c'era un botto di dislivello. Il rischio era che tutta l'acqua confluisse in un unico punto, ci spaccava le gambe e il telo della piscina. Qui abbiamo livellato tutta questa parte qua, perché era questa qua che ci dava problemi. Adesso sistemiamo tutto quanto, rimettiamo la piscina e vediamo se mettendo dentro l'acqua c'è tanto dislivello come prima, cioè circa 10 cm, ragazzi, sono davvero tanti. Oppure finalmente ci siamo e possiamo mettere l'acqua e goderci finalmente questa piscina. Dopo esserci sfracassati le perchie per ancora 15 minuti, alla fine, più o meno, abbiamo sistemato tutto. E ora la riempiamo, sperando che questa volta non ci sia bisogno di svuotarla nuovamente. 3, 2, 1, timelapse come sempre. Adesso questo qua è uno spettacolo, ragazzi. Mentre la piscina si sta riempiendo, voi molto probabilmente avete già visto il timelapse, noi no. Andiamo avanti con i lavori. Adesso ve li illustra Marta. Dato che fa un caldo allucinante, non basterà avere solo la piscina. Qua andrà messo qualcosa che ci riparerà da questo sole cocente costante. 3, 2, 1... Ta-da! Ora, prima di aprirlo, mettiamo le piastrelle però, perché l'altra volta che l'abbiamo provato di là sotto, senza metterle, è volato per terra. Tra l'altro le piastrelle le abbiamo recuperate tempo fa insieme a prato sintetico. Ta-da! Che belle che sono, ma che belline. storia. Poi lì sotto magari ne mettiamo altre due, adesso vediamo. Ah, Raga, spettacolo, è una figata, ma che roba, quanta ombra fa! Mitico! E anche l'ombrellone l'abbiamo messo, finalmente non lavoreremo più sotto il sole cocente. Ma ora ci vediamo direttamente nel tour finale tra 3, 2, 1. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. Benvenuti nel tour finale dell'Area Solarium. Se avete visto il primo video, ragazzi, vi ricorderete che qua c'era solo un pezzo di terra molto pendente, tipo uno scivolo. Per questo, dopo aver recuperato tanti sassi, soprattutto grossi, abbiamo costruito questo muretto. Li abbiamo sovrapposti tipo Tetris, totalmente a secco, quindi senza usare cemento. Tra l'altro temevamo che dai buchi uscisse molta più terra, invece negli scorsi giorni ha proprio diluviato e si è comportato benissimo. E voi direte, ma che cavolo vi sono serviti tutti questi sassi? Per contenere tutta la terra che ci ha permesso di appianare il dislivello. Infatti è abbastanza in bolla, perché essere in bolla è uno stile di vita. Con il terreno finalmente in bolla abbiamo potuto montare lei, ragazzi, la nostra piscina olimpionica. Trovarne una grigia e piccola è stata, ragazzi, un'impresa più difficile di costruire tutta quest'area, ma dopo infinite ricerche l'abbiamo trovata. Grazie ad un noto e-commerce che conoscete bene tutti, ma che non possiamo menzionare perché non ci danno una lira. Questa misura circa 153 x 2,53 x
circa 63 di altezza. E dopo il bagno in piscina che fai? Resti tutto bagnato? Assolutamente no. Prendi un telo da questo vaso che avevamo già, riutilizzato come portaasciugamani. Sfoggi il tuo mantello da supereroe e una volta asciutto lo distendi su questo comodissimo lettino e ti spaparanzi al sole gustandoti il tuo drinks preferito. Il drinks. Non potrei mica tenerlo tutto il tempo in mano, il drinks. Ed è per questo che qua abbiamo messo questo bellissimo tavolino, che tra l'altro nasconde anche un po' il filtro. Infatti da quell'altra inquadratura non lo vedevate mica. Visto? Poi mentre sei qui che leggi comodamente al sole, stai squagliando, decidi di tornare in piscina, quindi chiudi il tuo libro e lo appoggi su questo comodo puff. Lavabile, perché si sfodera. Oppure se non hai voglia di tuffarti in piscina o è appena iniziata la digestione, puoi semplicemente aprire l'ombrellone, fissarlo e ti godrai dell'ombra senza squagliare di caldo. Oh là, molto meglio. Quest'area solarium ci ha letteralmente svoltato l'estate, anche perché con 45 gradi la piscina l'abbiamo usata un sacco. E quando cala la notte l'atmosfera non è da meno. Con tutte queste lucine pazzesche che abbiamo messo, ogni serata diventa magica. E un bel bagnetto serale sotto le stelle non ce lo toglie nessuno. Fateci sapere qui sotto nei commenti se questa trasformazione vi è piaciuta. Tra l'altro noi vi abbiamo lasciato qua sotto in descrizione i link agli oggetti che abbiamo dovuto acquistare. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e se volete supportarci, un like e un hype. Grazie di cuore per essere arrivati fin qua. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute